Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video del dottor Psi Pong. Una delle dinamiche che capita più spesso nella vita di noi pongisti è quella di trovarsi a sbagliare tanto, a commettere tanti errori, sia in allenamento e sia in partita. Si arriva proprio a un momento in cui sembrerebbe che la pallina non riesca più ad entrare. È come se tutto d'un tratto avessimo perso quella fiducia che avevamo costruito con tanta fatica nel corso del tempo e nel corso di quella giornata. Eppure fino a pochi momenti prima tutto funzionava alla perfezione ed è come se in quel momento ci ritrovassimo addirittura incapaci di trovare una nuova soluzione. Oggi allora vorrei spiegarvi qual è una delle tecniche che utilizzo io con gli atleti che seguo proprio per risolvere quel momento lì, in cui la pallina proprio non ne vuole sapere di entrare. E bisogna quindi trovare un modo per ristabilire quel pilota automatico che di solito ci aiuta a mettere la pallina in campo, ma che in quel momento sembrerebbe essersi inceppato completamente. La tecnica che propongo prende il nome di il dilemma del rapitore. Si tratta della rivisitazione di una tecnica presa a prestito dalla psicoterapia cognitivo-comportamentale, utile in quelle situazioni in cui il paziente riferisce di non riuscire proprio a tollerare una certa situazione. Utilizza per esempio frasi del tipo non posso sopportarlo, non posso farcela, così proprio non posso andare avanti. Allora, quando il paziente riporta frasi di questo tipo, il terapeuta si ferma un attimo e gli chiede: ma tu potresti tollerare questa situazione se da essa dipendesse la salvezza di un tuo caro che è stato rapito? Ponendo questa domanda, la mente del paziente si illumina. È come se in quel momento gli fossero balzate alla mente tutta una serie di risorse e di idee che fino a quel momento gli sembravano irraggiungibili. Porsi davanti a questo scenario immaginario gli permette di rendersi conto che aveva a disposizione tutta una serie di risorse che prima non pensava. È come se in quella situazione stesse andando un pochettino a risparmio energetico e quindi stesse sì cercando di risolvere il problema, ma senza davvero metterci tutto se stesso. Applicare il dilemma del rapitore, quindi chiedersi: ma io potrei sopportare questa situazione o potrei risolvere questo problema se mi dicessero che da questo dipende la vita di un mio caro? Mi permette di mettere subito a fuoco che ho delle risorse in più rispetto a quelle che pensavo. Quindi l'applicazione di questa tecnica nel tennis tavolo è quella di chiedersi: quando sono lì che sbaglio in continuazione, quando sono lì che il mio top spin di dritto proprio non ne vuole sapere di entrare, ma se arrivasse adesso un rapitore e mi dicesse: ho rapito tua madre, la tua fidanzata, tuo fratello, tua sorella e la rilascio solo se tu adesso metti questo top spin in campo. Ce la farei o non ce la farei? Probabilmente pensando a questa situazione vi è venuto anche da ridere, ma se l'avete pensato vi sarete resi conto che spontaneamente la vostra mente, posta davanti a una situazione di forte stress e di emergenza, come potrebbe essere appunto che la vita di un nostro caro dipenda da quanti top spin di fila facciamo in campo, ricerca delle nuove soluzioni. La nostra mente in quella situazione riesce a fare l'impensabile, cioè riesce a trovare delle soluzioni che vanno oltre quello che già ci sembrava essere il nostro massimo, ma in realtà avevamo ancora qualche scalino in più da percorrere, anche se in quel momento non ne eravamo consapevoli. Con questa semplicissima suggestione la nostra mente in quel momento si proietta verso il suo reale massimo, non quello percepito precedentemente, ma quello che davvero può raggiungere. Immaginiamo come se una persona fosse in acqua, sta rischiando di affogare, ma sa che c'è il bagnino che sta arrivando. Quindi prova a cercare delle soluzioni, ma non ci mette davvero tutto se stesso. Se invece si trovasse in mezzo all'oceano in cui non c'è un bagnino e ci sono anche degli squali che stanno andando verso di lui, allora capite che la sua ricerca di soluzioni sarebbe molto più veloce e molto più anche creativa. Questo è proprio il tipo di suggestione mentale che vogliamo ricreare con l'utilizzo del dilemma del rapitore. Spessissimo capita che in partita vedo dei giocatori che prima di tirare fuori davvero tutte le risorse che hanno si devono trovare sotto i 2 set, sotto 2-7-0 e tanti punti a pochi. E allora solo lì riescono veramente a svegliarsi, tra virgolette, e a tirare fuori quelle che sono le loro
reali risorse. Vedete ancora una volta come la nostra mente, quando siamo con l'acqua alla gola, lì riesce a tirare fuori il suo massimo. Ecco, la nostra mente è in grado di crearci tantissimi pensieri che spesso possono anche essere molto disfunzionali durante le nostre partite. Questo del dilemma del rapitore è un esempio di come potremmo utilizzare questi pensieri che ci vengono nella nostra mente come a nostro vantaggio e quindi usare la nostra suggestione, la nostra fantasia, talvolta per tirare fuori qualche risorsa in più e riuscire a risolvere l'annoso problema dei continui errori di fila. E allora vi invito a provare anche voi questa tecnica e di farmi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi ha cambiato in meglio il vostro approccio all'allenamento e di conseguenza alla partita. Dalla mia esperienza l'utilizzo di questa tecnica è una delle strade più veloci ed efficace per rompere quel circolo vizioso degli errori che si crea ogni tanto. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e iscriverti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video del Dottor Psi Pong.